Benvenuti o ben ritrovati a un nuovo video di Mastica l'Italiano con Roberto. Oggi farò un video diverso dal solito perché voglio parlare della mia esperienza in Francia. Sono stato recentemente in viaggio di piacere, di svago in Francia, precisamente sono stato a Parigi e poi sono stato anche a Rouen, che si trova in Normandia, per una giornata. Vorrei parlare della mia esperienza in Francia da italiano, soprattutto sui francesi. Perché? Perché credo che soprattutto nei confronti dei francesi ci siano tanti stereotipi negativi. Onestamente ero curioso durante il viaggio di vedere se effettivamente tutti questi stereotipi riguardo ai francesi fossero effettivamente veri. Intanto perché sono stato in Francia? Allora, la Francia è stata da sempre probabilmente una delle mie mete principali cui volevo andare, però sono andato lì per la prima volta solo quest'anno, nel 2024. Ho avuto l'opportunità di essere ospitato e ho sfruttato subito l'occasione, sia perché mi faceva piacere avere appunto una francese che mi potesse fare vivere ancora più appieno la vita parigina, e soprattutto perché la Francia era sempre stata nei miei pensieri da adolescente, quando cominciai a studiare la mia prima lingua straniera, che fu proprio il francese. Tra l'altro a scuola la lingua in cui andavo proprio bene era il francese. Sicuramente non si faceva tanta conversazione, ma mi piaceva tanto. Ho avuto delle maestre alle elementari, ma anche delle professoresse alle scuole medie, alle scuole superiori, che erano davvero valide, e quindi ho fatto anche dei video che ancora non ho pubblicato perché li pubblicherò successivamente, in cui faccio un'immersione di francese per una settimana proprio per prepararmi al viaggio in Francia, perché il mio obiettivo in Francia era proprio quello di parlare solamente francese, solamente in francese con i locali. Ma andiamo avanti. Volevo appunto parlare della mia esperienza, della mia opinione riguardo a tutto quello che si dice dei francesi. Mi sono scritto una lista per non perdere il filo del discorso. Lo stereotipo numero uno di cui si parla tanto di solito quando si parla dei francesi è quello del fatto che si dice molto che i francesi siano snob. Ora, io sono stato solamente 7-8 giorni in Francia e da quello che ho visto, almeno a Parigi, c'è magari, questo detto anche dai parigini, un atteggiamento più distaccato rispetto agli italiani, ma non credo che tutti i francesi siano snob. Questo credo che sia uno stereotipo molto stupido, perché ho conosciuto in questi giorni in Francia anche persone normalissime, quindi penso che questo sia un po' generalista, un po' troppo generalista. Posso dire con sicurezza che questo è molto soggettivo. Non mi soffermerei tanto su questo stereotipo, credo che sia molto stupido. Un altro stereotipo potrebbe essere che i francesi odiano parlare in inglese. Posso dire che questo in parte è abbastanza reale, ma credo che con le nuove generazioni le cose stiano un po' cambiando. Perché? Io ho fatto un breve periodo di stage in hotel, reception, e ho visto alcuni francesi che, anche sapendo l'inglese, evitavano di parlare l'inglese e mettevano in difficoltà alcuni receptionist che dicevano che il francese non lo sapevano, ma era meglio parlare inglese, italiano o spagnolo, nel caso in cui lo avessero saputo parlare. Quindi su questo aspetto, per la mia esperienza in hotel, posso dire che è vero, ma in Francia, almeno a Parigi, ho notato che è anche vero, nel senso che sono poche le persone che amano parlare in inglese, soprattutto quelli che diciamo vanno dai 40 anni in su, sia perché non sanno parlare in inglese e sia perché anche se lo conoscono non amano parlarlo. Posso dire però che, avendo conosciuto alcune ragazze e ragazzi, posso dire che in generale adesso il francese è cambiato tanto. Infatti la difficoltà più grande è quella appunto della comprensione, perché si usa tanto slang. I francesi amano per esempio invertire alcune parole, nel senso che cambiano il verso delle sillabe, tipo invece di femme dicono mef, quindi se non conosci queste cose non capisci niente. Ma oltre a questo, che sono parole francesi invertite, diciamo che i giovani, soprattutto in una fascia che va dai 12 fino ai 25 anni, 30
anni quasi, adesso si usa molto qualche termine in inglese. Quindi le nuove generazioni di solito riescono a parlare un po' di inglese o comunque capiscono qualcosa e cercano di rispondere. Recentemente anche mio cugino è stato in Francia e mi diceva appunto al telefono che lui non sa il francese, lo ha studiato per un paio d'anni a scuola, ma ovviamente non l'ha mai praticato. Lui, avendo vissuto un periodo in Inghilterra, cercava di parlare in inglese con i francesi, però spesso questi non avevano tanta voglia di rispondere in inglese. Quindi posso dire che questo in una grande percentuale potrebbe essere reale. Terzo stereotipo è: i francesi sono freddi e distaccati. Io non credo che siano freddi, sono un po' più distaccati, sì. Essere freddi secondo me è un'altra cosa. Ho conosciuto anche francesi solo per chiedere qualcosa, un'informazione, abbastanza simpatici, molto disponibili, soprattutto gentili. Quindi freddi no, distaccati rispetto agli italiani sì, ma è anche vero che gli italiani sono forse il popolo più aperto a livello dello scherzo, della battuta. È difficile essere socievoli come gli italiani, secondo me. Quarto stereotipo potrebbe essere: i francesi amano le buone maniere e sono formali. Penso proprio che sia un discorso generazionale. Se parliamo di persone adulte dai 50 anni in su, allora sì. Se parliamo di ragazzi, io onestamente vedo proprio che le generazioni stanno cambiando, ci sono già da tanti anni in Francia famiglie miste, quindi culture mischiate, quindi diciamo che quella formalità secondo me è stata un po' superata. Vedi anche tanti giovani che si approcciano in modo più informale. Tra ragazzi, per esempio, una cosa che io ho scoperto solamente guardando un po' di film, eccetera, si usa molto dire uè invece di oui, cosa che gli adulti dai 50 anni in su non dicono, o comunque dicono solo quando si parla con qualcuno di veramente vicino. In molti casi uè è un po' un sì, ma un po' troppo informale, quindi non andresti a dire uè al tuo titolare, ma ci sono tanti giovani che lo dicono. Ho sentito dire ormai alle nuove generazioni più uè che oui. Se parliamo della Francia, no, di altri tempi, allora sì, ma oggi le cose sono cambiate. Però, parlando di buone maniere, a proposito del fatto che i francesi sono antipatici, no, nel modo di porsi non mi è sembrato, soprattutto nei negozi. Anzi, le buone maniere è vero che sono al top. A me è capitato di entrare in un panificio e a volte mi è sembrato di entrare quasi in una boutique, nel senso che di solito le persone sono state molto molto accoglienti, super gentili, sorridenti. Di questo spesso non se ne parla. La mia esperienza è stata, soprattutto nei negozi in cui compravo qualcosa, molto positiva. Un altro stereotipo comune potrebbe essere che i francesi sono sempre in sciopero. Onestamente credo che questo, almeno per sentito dire dai miei studenti, da persone straniere, sia più comune per gli inglesi, forse, soprattutto a Londra, ma è vero che i francesi fanno tante proteste. Scioperi non lo so, ma proteste tante. In questo caso però non credo sia uno stereotipo negativo, ma credo che sia molto positivo, perché onestamente preferisco un popolo che scioperi invece di un popolo che non fa mai niente per cambiare le cose, al contrario degli italiani che, ahimè, amiamo lamentarci, ma poi alla fine di concreto facciamo veramente poco. Questo secondo me è un punto a favore dei francesi e che, devo dire, è una delle cose che gli italiani rispettano di più dei francesi. Un altro stereotipo può essere: i francesi sono orgogliosi della loro cultura e poco aperti alle influenze straniere. Personalmente credo che questa sia una falsità. Parigi è veramente influenzata da tante culture diverse. È possibile mangiare diversi tipi di cucine, soprattutto a Parigi, anche perché ci sono tanti paesi, tante colonie francesi che ovviamente conoscono o imparano il francese come seconda lingua, e quindi molti di questi poi si trasferiscono nelle grandi città francesi e ovviamente con il tempo anche la città viene influenzata, la cultura viene influenzata.
Un altro stereotipo può essere che i francesi sono orgogliosi di essere francesi, e questo sicuramente è vero, e il fatto che si lamentino e che protestino è proprio quello che fa capire il loro attaccamento alla bandiera. E per finire, un altro stereotipo molto comune è quello di pensare che i francesi facciano finta di non capire quando uno straniero parla nella loro lingua. Personalmente non mi è capitato questo. Io ho fatto un'immersione di francese proprio per questo motivo, perché ho studiato 11 anni a scuola il francese, ma ero un po' in ansia perché avevo paura di non essere capito o di ricevere una reazione di questo tipo, simile a questi stereotipi. Sono stato a contatto con i francesi praticamente sempre in questo viaggio e ho parlato solo francese. Il mio francese non è un livello super alto, tra il B1 e il B2, e faccio tanti errori ancora, continuo a fare errori, ma non mi è capitato nemmeno una volta di avere problemi. L'unico problema sono io, che non li capisco spesso, perché parlare è una cosa, capire è un'altra cosa. La comprensione del francese, soprattutto parlato, è un'altra esperienza e ci vuole tanta esperienza, secondo me, sul posto, tanto ascolto da fare e piano piano l'orecchio si abitua. Quindi posso dire, ho avuto difficoltà a capire lo stereotipo sul fatto che è difficile capire i francesi, è vero per quanto mi riguarda, ma lo stereotipo che dice che i francesi fanno finta di non capirti personalmente non è vero, perché o io sono bravo in francese a farmi capire oppure io sono stato fortunato. Non è vero neanche che se sbagli un po' la pronuncia fanno oh, Mm, onestamente dipende. A me non mi è capitato. Ho chiesto anche informazioni, ho chiesto il menù, ho chiesto il conto, ho chiesto un cucchiaio al ristorante, ho chiesto il conto e nessuno mi ha mai guardato male o risposto in modo scorbutico. Conosco anche persone, anche di famiglia, che hanno avuto esperienze negative perché loro non conoscevano la lingua francese, ma vi ricordo che è la mia esperienza personale. Quindi credo di aver parlato fin troppo. Io vi saluto, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un bel commento perché ci tengo tanto e rispondo sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi consiglio anche, qualora voleste fare delle lezioni di italiano o di qualsiasi lingua che vorreste imparare, sotto c'è il link di italki. Se vi iscrivete da questo link riceverete $10 immediatamente sulla piattaforma da poter spendere per le prime lezioni. Aspetto i vostri commenti, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!